Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, tema camper. In questo video è 3 video in uno. Allora, è un avviso un po' a tutti su un problema di YouTube, è una videorisposta legata a quello che vi dirò di YouTube, e poi alla fine una proposta di un sistema diverso da quello che abbiamo usato fino ad oggi, di fare domande e commenti e ottenere risposte. Ma partiamo con ordine. Per prima cosa vi do una piccola spiegazione di una anomalia, penso, non sono sicuro che sia un'anomalia di YouTube legata ai commenti. Di YouTube si lamentano in molti, io finora cercavo di evitare di lamentarmi, però in effetti devo dire che sta funzionando male. Vi spiego meglio. Inizialmente, quando il mio canale aveva meno visualizzazioni, meno utenti iscritti, eccetera, per ogni commento mi arrivava una mail di segnalazione che c'era un nuovo commento o una nuova risposta a un commento, o almeno penso, perché non sono sicurissimo. Siccome erano pochi, probabilmente me li segnalava tutti. Quando gli utenti iscritti o comunque le visualizzazioni sono cominciate a crescere, mi sono accorto mano a mano che le segnalazioni non sono più puntuali, nel senso che YouTube non mi segnala tutti i commenti, quindi non mi arriva più una mail per ogni cosa che qualcuno scrive all'interno dei commenti dei video. Tra l'altro pensavo che almeno le segnalazioni, allora YouTube fa la distinzione tra un nuovo commento e una nuova risposta. Il nuovo commento è appunto un nuovo commento, cioè quando voi nella casellina commento scrivete qualcosa e quindi YouTube mette un nuovo commento. Quelli che chiama nuova risposta sono, potremmo dire, i sottocommenti, cioè commenti legati al primo commento, al commento principale. All'inizio mi sono accorto che YouTube non mi segnalava, cioè mi segnalava pochissime risposte, quindi diciamo i sottocommenti, pochissime me ne segnalava. Se dovessi quantificare, per esempio, se a una risposta, se a un commento vengono date delle sottorisposte, quindi come li chiama lui, delle risposte, su 30 risposte YouTube mi manda 1 o 2 mail, non di più. Quindi io non so dell'esistenza di queste risposte, di questi sottocommenti, se non dovendo aprire un video alla volta e facendo passare tutti i commenti, aprendo tutti i sottocommenti e guardandoli uno per uno, il che vuol dire che dovrei passare tutta la mia vita a cercare di rispondere a questi sottocommenti. Non potrò mai farlo, non ho il tempo per fare una cosa del genere. Come dicevo all'inizio, pensavo che solo i sottocommenti, quindi quelle che YouTube chiama risposte ai commenti, non fossero prontamente segnalati. Invece poi mi sono accorto che nemmeno i commenti, nemmeno il commento principale viene sempre segnalato. I commenti principali vengono più o meno sempre segnalati, se non che comunque, se dovessi fare una percentuale, un 20% comunque non viene segnalato. E anche qui, se io non ho una segnalazione, come faccio a sapere che è stato fatto un nuovo commento? Devo ogni volta andare in ogni video, che ormai sono quasi 90 video, per vedere se qualcuno ha fatto un nuovo commento. È praticamente impossibile. Quindi questa è l'anomalia che c'è. Ora veniamo a quella che io ritengo una risposta a qualche utente. Mi è stato fatto da alcuni utenti, è stato fatto varie volte un commento che dice che io, per qualche motivo infastidito da domande, ad alcune domande non risponda. Ovviamente
la risposta ce l'avete nella prima parte del video, cioè io non rispondo alle domande solo se non lo so che sono state fatte le domande, per cui se io non le trovo e YouTube non me le segnala, io non so che mi sono state fatte le domande, quindi non rispondo per quel motivo, non perché io non voglia rispondere, perché chi segue il mio canale e legge i commenti avrà capito che io rispondo sempre a tutti, qualsiasi sia il tipo di domanda. Rispondo e cerco di rispondere sempre cortesemente e in maniera disponibile, persino alle imprecazioni, alle bugie che vengono raccontate su di me, a tutti, a qualsiasi commento, che sia buono o cattivo, se volete descriverli in questa maniera, perché io non ho nulla da nascondere, sono onesto, voglio rispondere a tutti, a me piace la comunicazione, voglio rispondere a tutti. Quindi questa anomalia di YouTube sta infastidendo anche me, perché io voglio rispondere a tutti e non riesco perché non mi vengono segnalati. Quindi questo credo risponda a quelle affermazioni e dovrei dire anche insinuazioni, perché vengono fatte a volte con la voglia di criticare per forza, diciamo, con cattiveria, ecco, ne ho viste alcune, o perlomeno sembra, perché ovviamente io non sono nella vostra testa, non so qual è il motivo per cui scrivete. Quindi spero di aver risposto. Vediamo all'ultima parte del video, e cioè un'idea che mi è venuta, un'idea, diciamo. Su questa idea voglio provare a chiedere un vostro parere, non che cambi poi quello che farò, però giusto per capire se vi possa piacere l'idea oppure magari la riteniate una pessima idea, ecco, così. Allora, mi è venuta questa idea qua, siccome appunto stiamo parlando di un'anomalia per cui non mi vengono segnalate le domande, e siccome dicevo non posso correre dietro a tutti i commenti di 90 video per ora, poi ovviamente più andiamo avanti peggio sarà, per capire se qualcuno mi ha fatto nuovi commenti, allora ho pensato di fare delle puntate di domande e risposte programmate. Non so, un esempio potrebbe essere una ogni 15 giorni, e organizzarla in questa maniera, dire: se io, non so, ogni 15 giorni faccio una puntata di domande e risposte, nella puntata precedente di questo avvenimento mi fate le domande per la puntata successiva. Spiego meglio. Mettiamo che oggi sia il 15 del mese, e il 15 del mese ho deciso che faccio una domanda e risposta. Ho delle domande, le prendo, le metto insieme e faccio una puntata di domande e risposte e rispondo a tutte queste. Dopodiché, alla fine di questa puntata dico: va bene, il 30, cioè 15 giorni dopo, farò un'altra puntata di domande e risposte. Allora mettete le vostre domande a cui volete una risposta nei commenti di questa puntata di domande e risposte. Questa puntata di domande e risposte conterrà le domande e le osservazioni e tutto per la prossima puntata. Quindi ogni puntata sarà il contenitore delle domande e dei commenti per la puntata successiva. Questo dovrebbe darmi modo di trovare facilmente tutte le domande e tutti i commenti. Perché? Perché avrò da guardare il contenuto di un video solo come commenti. Quindi non me ne perderei di sicuro nessuna. Ok? Questo quindi risolverebbe per primo il problema della mancanza di YouTube di comunicazione dei nuovi commenti, perché io i commenti li troverei tutti già diciamo riassunti, riproposti all'interno del commento della puntata precedente delle domande e risposte. E questo penso sia un buon metodo. In effetti
non è neanche farina nel mio sacco, non l'ho inventato io, è una cosa che molti produttori di video su YouTube fanno, soprattutto lo fanno appunto quando gli utenti del loro canale cominciano a diventare tanti. Ora anche io capisco il perché di questa iniziativa, è che probabilmente anche loro soffrono del fatto che YouTube non fa segnalazioni puntuali di tutti i commenti. Questa proposta però, ci tengo a dirlo, risolverebbe anche un altro problema. Il problema non è un problema, è una cosa fastidiosa che succede, di cui alcuni di voi si sono giustamente lamentati. Ci sono alcuni utenti che fanno ripetutamente le stesse domande all'infinito. Alcune di queste domande vengono riproposte decine e decine di volte per ogni video e in tutti i video, quindi centinaia di volte le stesse domande. Questo sistema, che mi piacerebbe usare, andrebbe a risolvere anche questa questione, nel senso che questi utenti potrebbero tranquillamente continuare a commentare come e quando vogliono, ma otterrebbero risposta solo nelle domande e risposte. Quindi se i loro commenti continuassero a essere ripetuti decine e decine di volte in ogni video, per tutti i video, eccetera, verrebbero da me considerate solo quando vengono messe nel video da cui io raccoglierò i commenti, no? Quindi ipotizzo 10 video e quindi centinaia di richieste, quelle a cui risponderò sarà una, cioè quella contenuta nel video dei 15 giorni precedenti delle domande e risposte. Quindi automaticamente si risolverebbe anche questa questione di cui appunto giustamente vi siete lamentati, del fastidio di queste continue domande. Risolverebbe il fastidio di queste continue domande e potrebbe essere, la vedo difficile, però potrebbe essere, perché per l'indole di questi utenti, perché si divertono a fare questa cosa qua, quindi la vedo difficile, però potrebbe anche risolvere, perché mi aspetto che se uno continua a fare domande e nessuno gli risponde mai, prima o poi potrebbe interrompere questo comportamento. Non lo so, come dicevo, perché alcuni hanno detto proprio che di proposito disturbano, quindi magari non succede niente. Resta il fatto che per me comunque sarebbe una soluzione. Ci tengo a dire che comunque tutti i video avranno comunque le risposte e i commenti attivi, e se dovessi trovare comunque o avere la segnalazione, perché ogni tanto YouTube qualcosa segnala, di commenti anche in altri video, comunque continuerò a rispondere anche negli altri video, però diciamo che non sarebbe più una cosa certa, ok? Sicura e voluta, sarebbe una cosa, diciamo, fatta strada facendo, per cui se un commento mi risulta interessante o risulta utile per qualcuno, o la mia risposta al commento risulta utile per qualcuno, lo farò comunque. Ecco, adesso mi è venuta in mente una cosa, l'unica diciamo effetto, come si potrebbe dire, negativo, per modo di dire, di questa mia proposta, cioè del fatto di fare domande tutte insieme in un video per cui rispondo nelle domande e risposte, sarebbe che tipicamente una domanda fatta in argomento del video ha il suo giusto posto, il suo giusto luogo nel video. Cioè, mi spiego, se io parlo di pannelli solari in un video e voi mi fate una domanda sui pannelli solari e io vi rispondo in quell'argomento, il giusto posto di questa domanda e di questa risposta è il video dei pannelli solari. Questo purtroppo si andrebbe a perdere con questo sistema, però diciamo io tenterò comunque di rispondere alle domande a tema nel giusto contesto nei video, quindi
E poi va bene, cioè alla fine niente è scritto sulla pietra, quindi se vedremo magari più avanti che questo sistema che propongo non andrà bene, diciamo sempre a tempo a tornare al vecchio sistema e continuare a rispondere nei commenti all'interno dei video. Direi quindi è tutto, vi chiedo se vi va di dirmi cosa ne pensate di questo sistema, quindi di questa diciamo appuntamento che diventerebbe fisso di domande e risposte fatte per esempio ogni 15 giorni, e del fatto di essere la puntata stessa contenitore delle domande e delle questioni e dei commenti per la puntata successiva, in modo che tutto sia concentrato in un solo video. Per me, come dicevo, sarebbe una gran soluzione. Bene, per questo video è tutto, fatemi sapere magari nei commenti se vi interessa cosa ne pensate di questa proposta, e, e niente, appunto, ci vediamo ai prossimi video. Grazie a tutti per le visualizzazioni e tutti i commenti e tutto quello che fate per il canale. Alla prossima, ciao a tutti.